the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Bentornati a tutti a questo nuovo video. Oggi abbiamo lui, il principe indiscusso dei droni, il DJI Mini 3, invece il principe dei radiocomandi, e qui abbiamo ovviamente i re delle decals per droni e tante altre cose. Axel Decal per noi è una garanzia e quindi ho deciso di comprare un nuovo vestitino anche per l'ultimo arrivato DJI. Tantissimi dicono che è brutto, per me non è brutto, anzi è molto carino, ha questi occhioni che lo fanno un po' somigliare a una ranocchia, ma le ranocchie non sono assolutamente brutte, quindi ho pensato di unire l'utile al dilettevole e dimostrare a tutti che anche da rane si può vivere benissimo. Quindi subito dopo la sigla andiamo a spacchettare queste grafiche fenomenali e andiamo a vedere la sorpresa. Via! Ok ragazzi, come al solito Axel Decal punta tutto sulla qualità e i dettagli, quindi troviamo un pacchettino completo molto preciso con istruzioni, l'immancabile sacchettino di oggetti omaggio con gli occhietti, il remove before fly e targhettini con i numeri delle batterie, molto utili, e poi il classico foglietto con le linee guida che ti dice come mettere gli adesivi. È la parte più importante, bisogna perderci un po' più di tempo, siamo in estate e dovremo usare un phon. Non sarà assolutamente facile, ma noi teniamo alla qualità e quindi faremo tutto passo per passo con calma. Però ancora prima delle istruzioni volevo farvi vedere questo foglio. Guardate la precisione, immagine del drone, immagine delle grafiche con i numeri precisi e vi dice dove va messo tutto quanto, quindi impossibile sbagliare facendo un po' di attenzione. Ed ecco qua la sorpresa. Cosa ho deciso per lui dopo grafiche molto seriose, molto serie per gli altri miei droni? Ho detto, se tutti lo chiamano rana, lo trasformerò in una rana vera e quindi diventa Froggy the King. C'ha anche un nome. Perché? Perché da principe diventerà un re. Con queste grafiche bellissime secondo me, le ho scelte lucide, si possono scegliere anche opache. Questo verde col pois nero è davvero incredibile e sono sicuro che l'effetto finale sarà incredibile, quindi se siete curiosi come me continuate su questo video, mettete un bel like, iscrivetevi al canale perché ci sono tante altre cose divertenti. Quindi ora, seguendo le istruzioni, non mi resta che andare a pulire e a sgrassare tutte le parti. Questo vabbè è nuovo, però se è già un po' usato bisogna pulire bene, asciugare tutto quanto e poi iniziamo a mettere le nostre decals. Ok, istruzioni davanti per non sbagliarsi. Io di solito inizierei con il radiocomando, che è un pezzo grande ma abbastanza semplice, per prenderci un po' la mano e vedere un po' come ve la cavate con gli adesivi. Altro consiglio sarebbero da togliere le eliche per non rovinarle, perché ce le troveremo sempre in mezzo. Io ora non ne ho il tempo, però voi se riuscite svitate le eliche, poi ricordate soprattutto di metterle nel modo corretto perché non tutte le eliche sono uguali. Ok ragazzi, siamo andati a mettere il primo pezzo. La cosa importante è ricordarsi che le parti meccaniche non vengano bloccate dagli adesivi. Poi c'è il fattore estetico, la cosa importante è che non si creino delle bollicine fastidiose all'interno, e col phon, oltre ad attivare bene l'adesivo e renderlo molto più resistente, ammorbidisce anche un po' questo adesivo e ci dà un po' la possibilità di rimuovere delle bollicine o delle pieghe si creassero. Il consiglio che vi do è, nelle pieghe magari con un taglietto, alleggerire la tensione dell'adesivo e poi andarlo a sovrapporre uno con l'altro. Poi questo progetto è stato un po' pensato con non riempire tutte le superfici
con un adesivo, ma solo quelle più in vista, perché ci sono davvero tante parti piegate e difficili da fare. Quindi come vedrete con questo comunque trasformiamo un pochino, ma non troppo, per evitare che diventi troppo difficile il lavoro. In sostanza questo già è abbastanza complicato, della parte più facile. Poi il drone con tutte queste parti arrotondate che sono le più difficili, come vedrete è stato deciso un po' di limitare il numero degli adesivi, però poi l'effetto sarà bellissimo, vedrete il risultato finale, quindi non demoralizziamoci. Ok, adesso la parte più complicata, ovvero usare il phon. Vi consiglio un getto direzionato e sì, dovremo attivare l'adesivo e eliminare le imperfezioni, ma stiamo attenti ovviamente a non puntarlo troppo e non rompere i componenti che ci sono all'interno. Ed ecco il risultato finale, molto carino già il radiocomando. Non vedo l'ora di fare anche tutto il drone e vedere il nostro nuovo Froggy the King. Ok ragazzi, abbiamo messo le prime gambette. Qui siamo facilitati perché abbiamo il buco per lasciare la scritta, di qua invece non avevamo niente, avevamo una scritta davanti per capire come mettere la grafica. Di solito con le frangette che rimangono degli adesivi, che questo qua si vedono un po' meglio, ve le faccio vedere un po' meglio, vedete questi pezzettini fatti in questo modo 90 su 100 vanno verso il motore, perché sono le due parti piccoline che avvolgono il motore. Altra cosa molto importante, quando si mettono gli adesivi vicino ai motori, controllare sempre che il movimento del motore non venga assolutamente influenzato, quindi se vi è andata male come l'adesivo è meglio farlo un po' più brutto, ma che il motore giri sempre libero. Non mettetelo sul motore per dire ah sì adesso sembra perfetto, però poi ti blocca il motore. Ecco, sempre la sicurezza davanti a tutto il resto, mi raccomando. Ed eccoci arrivati finalmente al risultato finale. Guardate la bellezza di questo drone. Già era bello prima e adesso guardate, finalmente hanno un buon motivo per chiamarlo Ranocchio. Lui è Froggy the King. Anche il radiocomando adesso fa la sua porca figura, non è più un radiocomando qualunque, ma è il radiocomando di Froggy the King. Fatemi tornare anche su un argomento a me caro. Tutti dicono che è brutto questo drone, ma questo drone non è brutto, questo drone è fantastico. E poi soprattutto col drone dovete fare video epici, non dovete sposarvelo, quindi cosa state a guardare? Sempre la bellezza. Non è una macchina, non ci dovete neanche andare in giro, quindi neanche le ragazze vi vedranno a bordo di questo drone, quindi vi posso assicurare che l'unica brutta figura che potrete fare è con dei filmati schifosi. Quindi imparate a fare delle belle riprese, non tanto a usare droni belli come dite voi. Facilità di inserimento di adesivi buona. Aver rinunciato a qualche spazietto in nome della facilità secondo me è una cosa vincente, anche perché solo così facendo ci si mette meno tempo e il risultato è sicuramente migliore. Comunque un 3/4 d'ora, un'ora si prende tutta. Mi raccomando, ripassate tutte le superfici col phon alla fine, togliete tutte le pieghette, attivate l'adesivo che non si stacchi più, e se vedete che avete dei problemi di traccia non è un problema di adesivi, sicuramente è un problema vostro, quindi riniziate da capo. Come vedete ho già messo anche l'adesivo alla batteria numero 1, poi quando arriverà il combo, quindi forse a Natale speriamo, metteremo anche gli altri numeri delle batterie. È molto importante sapere quale batteria stiamo utilizzando per magari sfruttare di più solo una o due e lasciare le altre il più nuovo possibile. Ringrazio Axel Decal che come al solito sono stati velocissimi, i progetti ve li fanno anche su misura, quindi vi calzano quello che volete con la vostra grafica su ogni drone, diciamo i più conosciuti, quindi vi lascio il link in descrizione. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, perché oltre a questo poi usciranno tanti altri video sui droni e non solo. Buon volo a tutti, noi ci vediamo alla prossima recensione, ciao! Ok, e per te che sei rimasto fino in fondo al video svelerò anche questo segreto: il verde acceso sfortunatamente non tiene lontano i gabbiani e le aggressioni potrebbero avvenire in ogni momento, ed è anche per questo che io consiglio la DJI Refresh per volare sempre tranquilli. Vi lascio il link qui sopra anche per quella. Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone.
In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.